Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con il Night Sun Tarot. Questo è un mazzo molto particolare proprio perché ci permette un'analisi non soltanto prettamente tarologica, appunto di una stesa, ma ci permette di andare oltre, arrivando per esempio all'analisi dei pianeti e all'astrologia. Quindi ci offre, a mio avviso, una visione più completa ovviamente di quella che è la situazione tracciata appunto dalla stesa o di cui andiamo ad indagare. Io come sempre ragazzi vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente a questo, in cui appunto nell'introduzione do una spiegazione, spero il più possibile esaustiva, di questo mazzo assolutamente collegato e legato non solo all'astrologia, ma anche al concetto di ombra junghiana. Allora, la domanda che andremo a fare quest'oggi a questi meravigliosi arcani è la seguente. Sono single o comunque da un po' di tempo che in realtà non sono interessata particolarmente a nessuno, comunque non ho una frequentazione in particolare. Quali cambiamenti ci saranno nel prossimo futuro da un punto di vista appunto sentimentale nella mia vita, quindi nella mia quotidianità. Quest'oggi farò appunto una sola stesa, quindi è ad una sola variante questa lettura, anche ovviamente per venire incontro alle preferenze di tutti, perché alcune persone preferiscono confrontarsi con una sola stesa e quindi una sola variante, altre persone con due varianti. Io cerco sempre di alternare ovviamente il più possibile video a una sola variante e video a due varianti, in modo da venire incontro sempre alle preferenze, alle esigenze di ciascuno di voi. Dunque, per chiunque si sia sintonizzato grazie ovviamente al principio di sincronicità a questo video, io intanto inizio a mescolare appunto il mazzo, chiediamo a questi meravigliosi arcani che cosa vi aspetta da un punto di vista strettamente sentimentale appunto in futuro. Vediamo un po' quali novità, incontri o magari, perché no, anche ritorni dal passato. Cerchiamo un po' di capire cosa vi aspetta, se una nuova relazione, una nuova conoscenza, magari anche un periodo di ripensamento oppure di solitudine. Cerchiamo un po' di capire, quindi da un punto di vista strettamente sentimentale, cosa appunto vi aspetta. Vediamo un po'. Allora. Perfetto. Allora, come potete ben notare, utilizzerò appunto il metodo della croce semplice nella variante classica, quindi non nella variante temporale, proprio perché direi che di fronte ad una domanda del genere è importante un focus sul presente, quindi cercare di capire i pro e i contro della situazione odierna sentimentale. Due carte che si riferiscono ovviamente al futuro, quindi il futuro più immediato, quegli aspetti imponderabili, eventi inaspettati che vi accadranno, ed infine appunto la sentenza finale, quindi se ci sarà effettivamente un cambiamento o una nuova persona nella vostra vita da un punto di vista sentimentale. Ed infine, carta a mio avviso fondamentale, la carta appunto del consiglio. Ossia, che cosa vi viene consigliato di fare, come vi viene consigliato di agire per ovviamente portare a casa dei risultati.
Allora, iniziamo dalla prima posizione, quindi i pro del appunto presente. Cosa è obiettivamente a favore del soggetto della stesa, quindi del consultante, quindi ciò che in questo momento può esservi d'aiuto in riferimento proprio a questa situazione. E qui abbiamo la carta del Cavaliere di Coppe. Iniziamo molto bene. Allora, il Cavaliere di Coppe rappresenta un individuo particolarmente attratto, ma io direi anche emozionalmente attratto da voi. Su questo cavaliere ovviamente possiamo in realtà dire tanto, cioè innanzitutto è un individuo che anagraficamente ha un'età compresa tra i 30-35 anni e i 40-45 anni, quindi è una persona non particolarmente giovane, quindi non è un ragazzino, ma ovviamente non è neanche una persona particolarmente matura. È comunque un soggetto piuttosto a livello estetico fascinoso, perché parliamo di un cavaliere di coppe. Generalmente i personaggi di coppe sono appunto uomini o donne molto ammirati per la loro bellezza. Quindi una persona direi piuttosto appariscente, è una persona che potrebbe in qualche modo viaggiare anche per lavoro, perché parliamo di un cavaliere che si spostano ovviamente a livello pratico, a livello concreto, quotidiano, quindi una persona che potrebbe lavorare per esempio all'estero o potrebbe essere di nazionalità appunto straniera. Ma generalmente al di là di questo il Cavaliere di Coppe è una persona che tende a spostarsi molto, quindi o per diciamo situazioni professionali oppure per questioni personali, familiari, che quindi riguardano il suo recarsi spesso, ad esempio trovare i propri genitori piuttosto che la propria famiglia di origine. O comunque, per esempio, è la classica persona che lavora lontana da casa e di conseguenza appena può, per esempio nei weekend, torna a casa. Io conosco moltissime persone che quotidianamente fanno veramente tanti chilometri per raggiungere il proprio posto di lavoro, ma ne conosco anche altrettante che per quanto riguarda appunto i giorni della settimana decidono di pernottare lontano da casa nonostante magari appunto tutte le varie difficoltà che ovviamente possono incontrare. Quindi in realtà il Cavaliere di Coppe è una persona che sa darsi da fare, è una persona tenace, una persona forte, che comunque riesce in qualche modo ad andare oltre le difficoltà, vi ripeto, della quotidianità. Quindi è una persona intelligente, è una persona astuta, è una persona che ci sa fare ed è una persona straordinariamente generosa ed emotiva. Parliamo appunto di personaggi di coppe. Generalmente i personaggi di coppe svolgono professioni che ovviamente sono inerenti all'aiuto nei confronti degli altri, quindi potrebbe essere un medico, potrebbe essere appunto un avvocato, potrebbe essere un vigile del fuoco, potrebbe essere per esempio anche un insegnante, proprio perché obiettivamente i personaggi di coppe possono lavorare anche con l'infanzia, potrebbe essere un maestro d'asilo, potrebbe essere, vi ripeto, un insegnante, un mentore, un counselor, quindi comunque è un individuo che si occupa e che occupa buona parte della propria giornata ma anche della propria vita e della propria professionalità e quindi anche ovviamente dei propri studi all'aiuto degli altri. Quindi potrebbe essere per esempio, come nel mio caso, uno psicopedagogista oppure uno psichiatra, uno psicologo. Quindi vi ripeto, è comunque una persona che ha scelto volutamente di dedicarsi con grande coraggio, direi, e particolare pazienza agli altri. Parliamo di coppe, quindi una persona che ha una forte sensibilità, quindi potrebbe essere appunto, come anche nel mio caso, un tarologo, un cartomante, un medium. Quindi è comunque un individuo emotivamente molto profondo, non è la classica persona superficiale
in cerca unicamente di avventure, perché ovviamente il Cavaliere di Coppe mi viene in accezione positiva. Mi fosse venuta in questa posizione, ovviamente i significati erano completamente opposti. In questo caso invece del Cavaliere di Coppe prendiamo tutti i significati positivi. Un'altra delle caratteristiche del Cavaliere di Coppe, oltre appunto a quella di viaggiare, spostarsi nello spazio, è anche di spostarsi nel tempo. Una delle definizioni da manuale del Cavaliere di Coppe è colui che torna dal passato. Sì, potrebbe proprio essere una persona che voi avete già conosciuto o con la quale voi avete avuto già una storia, comunque un flirt, una frequentazione. Quindi potrebbe appartenere al vostro passato ed è una persona che nel presente, ragazzi, quindi in questo momento, nel momento in cui voi andate a guardare questa stesa, vuole tornare da voi o è già tornata ma da pochissimi giorni, da pochissimo tempo, oppure tornerà tra veramente pochissimi giorni. Tra l'altro parliamo di coppe che rappresentano l'elemento più veloce tra appunto i 4 elementi, assieme ovviamente ai bastoni. Quindi voi sapete che in tarologia la posizione del presente non si riferisce appunto al presente tout court, ma si riferisce, vi ripeto, anche ad un periodo di tempo limitato che può appunto riguardare il passato più recente, quindi qualche giorno fa, qualche settimana fa al massimo, e può anche riguardare il futuro proprio immediato, quindi tra qualche giorno, massimo tra qualche settimana. Comunque una persona che ha intenzione di chiamarvi, di contattarvi, perché i cavalieri ci parlano di comunicazione, è colui che porta notizie, quindi è una persona che potrebbe appunto chiamarvi, messaggiarvi, contattarvi, ma in realtà potrebbe essere anche una persona che potrebbe essere già presente nella vostra vita e quindi decidere di farsi avanti per probabilmente la prima volta e di conseguenza mostrarvi il suo interesse e anche le sue emozioni, i suoi sentimenti, invitandovi per esempio appunto ad una festa piuttosto che a prendere anche semplicemente un caffè o a mangiare una pizza o a bere qualcosa. D'accordo? Quindi il Cavaliere di Coppe porta sempre notizie, porta sempre inviti, porta sempre novità, tutto ciò che avviene ovviamente sotto l'insegna della galanteria. Quindi è una persona molto romantica, è una persona che ha voglia di parlare con voi, perché parliamo di coppe, non di bastoni. Quindi non è una persona unicamente votata alla fisicità, all'erotismo. È una persona che sicuramente è attratta da voi, come vi ho detto all'inizio della stesa, ma è una persona anche coinvolta emotivamente. Non parliamo necessariamente di amore, è una persona che potrebbe però avere già una cotta per voi o provare delle emozioni importanti. Quindi vi ripeto, nonostante voi siate del tutto single e magari non interessate obiettivamente a nessuno, qui c'è un'energia maschile che è assolutamente presa per voi. Quindi qui un cavaliere c'è e vi ripeto è evidentemente anche tra i migliori, proprio perché è una persona propositiva, che ha una progettualità non fine a se stessa. Quindi non è la classica persona che vi vuole invitare per esempio ad una cena per consumare ovviamente il dopo cena e poi non sentirvi più. No, assolutamente no. È una persona che ha voglia di sentirvi e che prova ovviamente per voi dei sentimenti molto importanti già, o comunque è una persona che ha un'emotività che spinge inevitabilmente verso di voi. Per quanto riguarda appunto questa carta e in particolar modo appunto questo mazzo, il mazzo dei Knight Sun Tarot, come potete vedere, come vi avevo detto anche sin dall'inizio, ogni carta è contrassegnata da un segno zodiacale, da un pianeta oppure appunto dagli elementi principali della carta. Come potete notare, qui abbiamo ovviamente il rimando all'acqua e al fuoco, anzi rispettivamente fuoco e acqua. Quindi è una persona, vi ripeto, che è particolarmente presa dal vostro aspetto estetico, parliamo di fuoco, quindi è una persona, vi ripeto, attratta magneticamente dal vostro corpo,
dalla vostra bellezza e dalla vostra sensualità, ma è anche una persona che ha tutte le intenzioni di avvicinarsi a voi perché voi gli piacete molto da un punto di vista anche caratteriale, cioè una persona che si sente caratterialmente molto vicina a voi. Quindi vi ripeto, sente quasi che voi possiate essere una sorta di anima gemella, quindi che vi apparteniate in quanto ad anima, a spiritualità. Quindi questa è una carta iniziale molto importante perché ci parla, vi ripeto, di una conquista, dell'arrivo di una proposta, di una persona che veramente è molto interessata a voi e che non ha nessuna intenzione di in qualche modo lasciarvi scappare. Il Cavaliere di Coppe, come anche tutti i personaggi di Coppe, può rappresentare, vi ripeto, qualcuno che torna dal passato per chiedervi perdono, perché c'è proprio la richiesta, in qualche modo, di essere perdonati in riferimento a dei comportamenti sbagliati che questa persona è ben consapevole di aver compiuto a vostro danno. È una persona che, vi ripeto, ci ha riflettuto particolarmente su, perché parliamo di un Cavaliere appunto di Coppe, che ha un ottimo rapporto con la propria interiorità. Quindi è una persona che ha compreso di aver sbagliato, quindi potrebbe tornare non soltanto per risentirvi, per poter stare con voi, per invitarvi, ma anche appunto per chiedervi perdono. Ed è una persona che potrebbe proporvi, parlando appunto di un cavaliere, uno spostamento, quindi per esempio qualche giorno insieme o un weekend insieme. O questa persona potrebbe volersi spostare per avvicinarsi a voi. Quindi, qui nel presente, vi ripeto, c'è o è già tornata da poco una persona del passato o avete da poco conosciuto una persona nuova o, vi ripeto, tutto questo accadrà, ma entro pochissimi giorni. Quindi qui sicuramente c'è una persona che sta già mirando a voi ed è, vi ripeto, una persona realmente e lealmente interessata a voi. Tra l'altro il Cavaliere di Coppe, un po' come tutti i cavalieri, ci parla di una persona single. Potrebbe avere sicuramente delle frequentazioni, delle conoscenze, ma ufficialmente ci parla di una persona tendenzialmente single o comunque sentimentalmente non impegnata se non nei vostri confronti. D'accordo? Allora, purtroppo arriviamo ai contro della situazione, quindi tutto ciò di cui dovete diffidare, tutto ciò che in qualche modo sta remando contro la realizzazione dei vostri sogni, dei vostri desideri, ciò da cui dovete guardarvi. Vediamo un po'. In questo caso abbiamo la ruota di fortuna. Allora, la ruota di fortuna ci parla di momenti altalenanti dovuti alla conoscenza e alla frequentazione di persone poco affidabili. Perché la ruota di fortuna ci parla anche di diverse conoscenze, cioè voi potreste conoscere anche più persone, per esempio sui social, piuttosto che appunto anche nella vita reale, concreta, ma tutte persone decisamente superficiali, inaffidabili e che in qualche modo hanno voglia di trascorrere poco tempo al vostro fianco, la ruota di fortuna, cioè vivere dei momenti positivi alternati poi a momenti fortemente negativi, quindi momenti di avvicinamento, momenti di allontanamento. Quindi potreste aver conosciuto classici perditempo o comunque persone interessate solo all'aspetto materiale e fisico di un rapporto, oppure, vi ripeto, persone per esempio impegnate che potevano dedicarvi poco tempo, oppure, vi ripeto, comunque persone non interessate ad un rapporto continuativo e quotidiano. Quindi persone che vi hanno fatto vivere, sino ad ora, dei continui alti e bassi, quindi momenti, vi ripeto, molto positivi, incontri, gioie e felicità, ma altrettanti momenti invece fortemente negativi, di allontanamento, di freddezza e di rifiuto. La ruota di fortuna in accezione negativa infatti ci parla proprio di circostanze che possono apparire inizialmente favorevoli, sulle quali magari voi potreste anche aver investito, per le quali vi siete sentite comunque appunto fortunate,
ma che poi hanno portato in realtà a un nulla di fatto. Quindi situazioni di precarietà, ristagno, pigrizia da parte di queste persone. Quindi un cambiamento che non avveniva realmente. Quindi situazioni di eccessivo dinamismo. Situazioni che iniziavano e situazioni che finivano. Situazioni, vi ripeto, che sembravano partire positivamente, ma che poi si concludevano, magari in brevissimo tempo. Perché la ruota della fortuna ci parla proprio di situazioni veloci, mordi e fuggi. Guardate, in questo caso abbiamo appunto il simbolo di Giove. Quindi vi ripeto, situazioni che inizialmente potevano anche apparirvi molto proficue. Vi siete sentite magari anche fortunate di aver conosciuto o incontrato alcune persone, ma poi vi siete accorti che in realtà il destino non vi ha affatto aiutato e che erano dei fuochi di paglia, quindi delle situazioni, vi ripeto, troppo momentanee, caduche, che comunque duravano molto poco, comunque semplicemente il tempo di una conoscenza. O comunque, vi ripeto, persone legate alla materialità del rapporto, ma mai ad una reale costruzione. In realtà, vi ripeto, vi siete trovate di fronte comunque a persone che non rispettavano i vostri desideri, che non in qualche modo appartenevano alle vostre reali aspettative, persone egoiste, persone instabili affettivamente, emotivamente, persone problematiche che vi hanno, vi ripeto, fatto vivere periodi di eccessiva fluttuazione, di precarietà, di fallimento. Quindi persone che magari a volte hanno agito in maniera poco prudente, che hanno osato troppo, rischiato troppo, persone frettolose, che a volte vi hanno anche portato a stati di confusione, magari anche di ansia. Quindi in realtà, vi ripeto, persone che non solo non vi hanno aiutato a realizzare un vostro progetto d'amore, questo potrebbe riferirsi ad una persona in particolare, ma anche persone che potrebbero in qualche modo aver ostacolato, per esempio, il vostro continuare a vivere. Quindi persone che potrebbero magari essersi opposte al vostro volerli lasciare per semplice capriccio o perché appunto persone con ben poco equilibrio. Quindi in realtà persone che potrebbero, anche con mezzi poco puliti, essersi avvicinate a voi, con l'inganno, con le menzogne, avervi nascosto delle verità, magari persone che fingevano appunto di essere single e che poi single non erano. Quindi persone che potrebbero anche avervi fatto commettere qualche imprudenza, dei rischi inutili. Voi sentite di aver perso tempo con certe persone, perché in realtà i benefici, vi ripeto, erano solo momentanei, mai duraturi, transitori. La ruota di fortuna in accezione negativa ci parla di tutto ciò che è frivolo, di tutto ciò che appunto è superficiale, non è destinato a durare. Quindi vi ripeto, persone che in qualche modo vi hanno anche portato a momenti di blocco, a momenti anche di ritardo, che vi hanno, vi ripeto, fatto perdere tempo, cioè voi avete proprio la percezione con alcune persone di aver perso tempo importante per quanto riguarda proprio la vostra vita. Quindi situazioni, vi ripeto, di azzardo, di leggerezza, anche di irresponsabilità. Quindi persone che vi hanno, per esempio, portato a momenti di crisi e che a volte vi hanno provocato degli ostacoli non indifferenti. Vi ripeto, anche magari di fronte al vostro volervi in qualche modo allontanare per poter procedere nella vostra vita. Quindi vi siete un po' sentite, e probabilmente vi sentite ancora, perché chiaramente questa è una carta che riguarda appunto il presente, un po' sulle montagne russe, quindi un eccesso di mobilità per quanto riguarda proprio conoscenze, progettualità, speranze, sogni, che poi alla fin fine però non vedete mai concretizzarsi e realizzarsi. Ora occupiamoci di questa posizione, ossia l'immediato futuro. Quindi la linea di tendenza futura, che cosa il karma vi metterà in qualche modo appunto dinanzi. Quindi tutti quegli eventi imprevedibili sui quali appunto voi
difficilmente potreste avere un controllo, quindi l'inatteso, tutto ciò che voi obiettivamente non vi aspettate. Allora, vediamo un po' se riesco a prendere la carta e qui abbiamo il 5 di coppe. Allora, la carta del 5 di coppe ci parla di conoscenze, anzi una in particolare, ma anche più di una, perché è un 5 di coppe, quindi ci possono essere anche più persone che potrebbero iniziare un rapporto con voi, quindi conoscenze, che però sono votate nuovamente purtroppo ad una situazione di tipo unicamente erotica e fisica, perché il 5 di coppe ci parla di incontri, ci parla di conoscenze eroticamente molto importanti, molto piacevoli, molto sentite, ma sentimentalmente molto povere. Vedete che infatti qui abbiamo 5 coppe, di cui 3 ovviamente stanno lasciando fuoriuscire appunto tutto il liquido che rappresenta appunto metaforicamente il sentimento. Quindi obiettivamente in questo caso con questo 5 di coppe, vi ripeto, voi conoscerete a breve tra l'altro, perché parliamo di nuovo di coppe, quindi evidentemente qui c'è molta velocità in questa stesa, quindi conoscete molto velocemente più persone, vi ripeto, probabilmente anche grazie ai social o grazie anche alla vostra professione. Ecco, in questo caso, vi ripeto, conoscerete più persone, persone legate a voi però dall'unico desiderio di obiettivamente consumare in riferimento alla vostra presenza. Il 5 di coppe però non ci parla di situazioni dolorose, quindi sicuramente voi non vi illuderete più di tanto in riferimento a queste situazioni, perché c'è un 5 di coppe, quindi non vi lascerete andare ai sentimenti, ma accetterete in maniera direi piuttosto razionale e consapevole la presenza di questi corteggiatori o di questo corteggiatore in particolare, di cui sapete già non potreste mai avere fiducia e ovviamente di cui è difficile chiaramente avere fiducia. Ecco, situazioni che comunque voi andrete a vivere con leggerezza, ma senza soffrirci, come invece è accaduto in passato o nell'immediato presente. Quindi, in qualche modo, ci saranno, vi ripeto, delle nuove conoscenze. Attenzione anche con persone impegnate, perché il 5 di coppe ci parla, la carta dell'amorazzo, quindi di situazioni vissute oltre una situazione di stabilità. Il 5 di coppe ci arriva direttamente dal 4 di coppe, che rappresenta appunto una situazione ufficiale. Quindi voi potreste in qualche modo conoscere una persona che è già impegnata e che quindi potrebbe volere in voi, tra virgolette, l'amante, comunque una persona da alternare alla compagna ufficiale. Ma vi ripeto, la cosa più di tanto non vi ferirà, perché il 5 di coppe ci parla comunque di un elemento positivo e che è appunto il godimento, l'appagamento da un punto di vista fisico. Quindi evidentemente riuscirete anche da queste situazioni a trarre comunque qualcosa di molto positivo, probabilmente rispetto a quello che magari avete fatto appunto in passato. Quindi non ne sarete particolarmente deluse, anzi cercherete di trarre il massimo. Quindi agirete molto probabilmente in maniera anche più prudente in riferimento al passato, facendovi meno trascinare da un'emotività traboccante, ma riuscendo a capire, vi ripeto, con più chiarezza chi avete dinanzi a voi. Quindi sarete probabilmente anche più furbe, probabilmente anche più scaltre. Vi ripeto quindi che a breve ci saranno sicuramente o delle nuove conoscenze o comunque dei contatti con delle persone interessate, però ragazze mi raccomando, solo ad una conoscenza superficiale, ovviamente nei vostri confronti. Questa carta, come appunto potete ben vedere, ha appunto due simboli, il simbolo di Marte e il simbolo dello Scorpione.
Allora, ovviamente stavamo appunto parlando di situazioni probabilmente nascoste, quindi situazioni magari anche con persone già impegnate. Lo Scorpione ci rimanda appunto all'oscurità, tutto ciò che viene vissuto appunto nell'ombra, tutto ciò che in realtà può portare comunque a grande soddisfacimento fisico, perché lo Scorpione è ovviamente tra i segni d'acqua il rappresentante massimo ovviamente della passione, di tutto ciò che rappresenta l'erotismo. Quindi vi ribadisco che sicuramente da quel punto di vista, quindi da un punto di vista strettamente fisico, voi sarete assolutamente e pienamente appagate. Tra l'altro, vi ripeto, abbiamo anche la congiunzione con Marte, che ovviamente rappresenta appunto le energie che fanno parte dell'essere umano, quindi tutto ciò che l'uomo ha dentro e di cui ovviamente può godere e che può appunto portare finalmente alla luce. Di conseguenza, vi ripeto, vivrete dei momenti eroticamente molto intensi e metterete sicuramente da parte anche tutte quelle emozioni negative che avete vissuto magari sino ad ora, di per esempio rimorsi, sensi di colpa, quindi tutto ciò che sino ad ora vi ha impedito di vivere anche in maniera, direi, piuttosto spensierata alcune frequentazioni, che magari, vi ripeto, non erano sicuramente le frequentazioni con la persona della vita, quindi con la vostra anima gemella, ma comunque rappresentano appunto delle conoscenze che potevano anche essere, vi ripeto, vissute probabilmente anche con più leggerezza e che sicuramente non vi avrebbero evidentemente portato magari a momenti di crisi o di eccessivo stress. Ecco, evidentemente imparerete particolarmente dal vostro passato e anche da quello che avete vissuto sino ad ora per potervi, vi ripeto, lasciare andare con maggiore leggerezza a delle situazioni e a delle nuove conoscenze. Quindi mettendo probabilmente, vi ripeto, anche da parte rimorsi, rimpianti, sensi di colpa, tutto ciò che vi ha appesantito non poco, per esempio, in passato. Quindi diciamo è come se in qualche modo voi decidiate di vivere magari anche quel sano senso di egoismo che ovviamente ogni tanto serve anche nella vita, ma anche proprio, vi ripeto ragazzi, per vivere con maggior serenità delle situazioni che consapevolmente non hanno sbocco, ma obiettivamente possono anche ovviamente essere vissute alla giornata e possono comunque portare dei momenti piacevoli. Ovviamente però mi raccomando ragazze, senza chiaramente troppe aspettative, perché comunque, vi ripeto, parliamo di un 5 di coppe, quindi di un abbinamento che, vi ripeto, da un punto di vista erotico è esplosivo, quindi appunto abbiamo lo Scorpione e Marte, ma ovviamente situazioni che sicuramente da un punto di vista appunto sentimentale non vi possono, vi ripeto, garantire la conoscenza della persona per la vita. Questo sicuramente no. Marte ci parla di coraggio, ci parla di audacia, ci parla di azzardo, ci parla di conquiste, anche di, in qualche modo, spirito di avventura, quindi probabilmente anche conoscerete persone magari molto diverse da quelle che avete conosciuto sino ad ora. E questo sarà un momento importante che vi permetterà anche una trasformazione sentita, vi ripeto, anche proprio da un punto di vista strettamente personale, cioè vi farà vivere evidentemente determinate situazioni con chiaramente maggior leggerezza, potendo godere anche di quei piccoli momenti che vi verranno in qualche modo offerti. Quindi vi ripeto, qui c'è tanto istinto, c'è assolutamente un desiderio di essere conquistate, ma anche di conquistare, c'è un'energia vitale traboccante e probabilmente, vi ripeto, anche degli incontri particolarmente pepati e focosi con appunto persone probabilmente anche impegnate. Quindi vi ripeto, il 5 di coppe ci rimanda per definizione cartomantica e tarologica alla figura dell'amante, ok? Quindi sicuramente conoscerete persone molto virili che in qualche modo vivranno la propria virilità in maniera appunto ottimale ed appagante, in particolar modo ovviamente per voi. Ma vi ripeto, lo farete con intelligenza, l'intelligenza dello Scorpione, con la capacità di discernimento dello Scorpione, con la capacità di guardare nel profondo dello Scorpione e ovviamente di trarne
i migliori benefici, ovviamente in maniera molto focosa e passionale, ma ovviamente non disdegnando situazioni appunto comunque non del tutto pulite o comunque particolarmente oscure. Allora, dopo ovviamente questi incontri così pepati, vediamo a questo punto l'ultima carta che rappresenta appunto il futuro, cioè che cosa obiettivamente vi aspetta come sentenza finale, quindi in un futuro più lontano, comunque secondo delle tempistiche identificate appunto dal significato della carta. Quindi vediamo come potrebbe cambiare ed eventualmente se grazie appunto a chi la vostra condizione appunto sentimentale. E qui abbiamo, meraviglioso ragazzi, allora qui abbiamo la carta dell'imperatore. La carta dell'imperatore ci parla ovviamente di nuovo di un'energia maschile. Siamo partiti con il cavaliere di coppe, quindi un'energia maschile molto presa ovviamente per voi, e terminiamo ovviamente la stesa con un meraviglioso imperatore. A livello diciamo anagrafico, grosso modo l'imperatore somiglia ai vari cavalieri, in particolar modo appunto al cavaliere di coppe, quindi generalmente ha un'età anagrafica che si attesta tra i 35 e i 45, massimo 50 anni, quindi non è la carta del Papa che rappresenta appunto una persona molto più matura, ma non è per esempio neanche il matto o un fante che rappresenta appunto persone estremamente giovani. In questo caso quindi abbiamo una persona che grosso modo è tra i 30, 35, 40, 45 anni. Quindi potrebbe in effetti essere questo stesso cavaliere di coppe, che abbiamo visto essere molto diverso caratterialmente da questi personaggi che voi andrete comunque a conoscere nell'immediato futuro. In questo caso l'imperatore è ovviamente anche lui particolarmente diverso rispetto ai personaggi indicati dal 5 di coppe. Perché? Perché l'imperatore è ovviamente un individuo stanziale, un uomo serio, un uomo fedele, è un uomo che rappresenta la stabilità e la solidità, è il quarto arcano maggiore, che ovviamente da un punto di vista numerologico rappresenta appunto il numero 4, quindi la stabilità e la solidità, le 4 gambe del tavolo, le 4 mura di casa. Quindi voi conoscerete questa persona e ovviamente è una persona che vi colpirà immediatamente per la sua serietà, quindi una persona assolutamente seria. È una persona che anche a livello economico e professionale ha un ruolo molto importante, un imperatore, quindi comunque potrebbe essere un capo, potrebbe essere un libero professionista però di grande successo, potrebbe essere, vi ripeto, qualcuno che indossa una divisa, appunto una toga, potrebbe essere appunto un avvocato, un medico, come vi dicevo appunto all'inizio, comunque un individuo che potrebbe anche essere stato sposato, perché generalmente la carta dell'imperatore può rappresentare un uomo che è già padre, quindi potrebbe avere dei figli da un precedente matrimonio, potrebbe essere un separato o un divorziato. L'imperatore è sicuramente il massimo rappresentante ovviamente del potere temporale, quindi a differenza del Papa che invece rappresenta il potere spirituale, quindi sarà un rapporto obiettivamente che partirà sotto l'egida ovviamente di un'attrazione potente, quindi un'attrazione molto forte che ovviamente vi legherà immediatamente a questa persona, che vi farà sentire molto desiderata, proprio perché appunto l'imperatore ci parla di carnalità, ci parla di fisicità, ci parla di erotismo, quindi è una persona che sarà, vi ripeto, molto attratta da voi, ma è anche una persona che con voi non vuole giocare, perché è un imperatore, cioè una persona che vi vuole conoscere a fondo, ovviamente magari con tempistiche non proprio così veloci, ma per capire obiettivamente se voi possiate o meno essere la persona giusta per lui. Quindi vi ripeto, non è una persona che entra nella vostra vita semplicemente per, diciamo, una sorta di mordi e fuggi. È una persona che entra nella vostra vita perché voi innanzitutto gli piacete molto e perché vuole portare avanti
il vostro rapporto. Quindi è una persona anche molto razionale, è una persona equilibrata che farà di tutto per potervi conquistare. Quindi sicuramente è una persona, vi ripeto, molto forte, molto energica, molto coraggiosa e molto virile. Guardate, qui abbiamo il simbolo dell'Ariete. Di conseguenza, un individuo che ovviamente ci parla di fuoco, ci parla di passione. Vi ricordate cosa vi ho detto con questo cavaliere di coppe? Qui abbiamo i simboli del fuoco e dell'acqua. L'Ariete ovviamente è un segno di fuoco. Quindi sicuramente questa persona ha un grande slancio, una grande forza anche caratteriale, cosa ovviamente tipica dell'Ariete, che quando si mette in testa qualcosa proprio non c'è verso di tirargliela fuori dalla mente, quindi è una persona che nel momento in cui vi vedrà, vi conoscerà, ovviamente impazzirà d'amore o comunque di desiderio per voi e cercherà di fare di tutto per potervi ovviamente conquistare. Quindi vi ripeto, ci riporta anche molto al Marte di cui parlavamo appunto prima con il 5 di coppe, anche se obiettivamente questa è una persona completamente diversa, una persona totalmente diversa non solo a livello caratteriale, ma anche proprio, vi ripeto, per quanto riguarda gli intenti e la progettualità. La carta dell'imperatore ci parla quindi di una persona che comunque vive seguendo delle regole, quindi non è una persona che ama particolarmente il rischio, ecco perché generalmente l'imperatore non è un uomo impegnato che cerca l'avventura, perché l'imperatore non ama assolutamente l'azzardo, non ama il rischio, ma anzi ama seguire delle regole ben precise. Vi ripeto, è una persona che lavora tanto, che ama il proprio lavoro, successo ottenuto, vi ripeto, dopo una lunga gavetta, quindi potrebbe essere comunque una persona che si è fatta da sola. È una persona che ha una grande volontà costruttiva, costante, una persona matura, di grande esperienza, è un uomo di potere ed è un uomo, vi ripeto, molto fermo nei propri intenti. Quindi è una persona che comunque parlerà chiaro anche nelle comunicazioni con voi, non sarà una persona bugiarda, non è il classico istrione che cercherà in qualche modo di portarvi dalla sua parte, una persona che parlerà in maniera chiara, quindi in maniera responsabile, facendovi capire sin da subito che cosa vuole da voi, con idee assolutamente pratiche, dirette, leali e trasparenti. Quindi vi ripeto, è una persona che nel momento in cui si lega ad un'altra persona lo fa con responsabilità e desiderio di protezione, proprio perché è un imperatore. Chiaramente ha come lato negativo la possessività, quindi generalmente gli individui identificati appunto dall'imperatore sono un po' gelosi e anche a volte particolarmente avari, quindi tendono a dare molta importanza all'aspetto materiale del vivere, quindi sono individui buoni, sentimentali e generosi, ma ovviamente votati anche spesso all'accumulo di denaro. Quindi sicuramente è una persona che nel momento in cui appunto si farà avanti non mostrerà tutto questo trasporto, per esempio, emotivo nei vostri confronti, ma perché è un imperatore che tende in qualche modo a tenere a freno le proprie emozioni, i propri sentimenti, cosa che però non riesce a fare con i propri desideri, il proprio istinto, proprio perché cerca di tenerli sotto il controllo della ragione. Di conseguenza, magari all'inizio non vi sembrerà una persona particolarmente interessata a voi, invece lo sarà e come. Quindi vi ripeto, una persona che vorrà a tutti i costi realizzare comunque qualcosa di importante con voi. Inizierete un rapporto che si consoliderà e che si stabilizzerà nel tempo, potrebbe addirittura diventare una convivenza o addirittura un matrimonio, un rapporto ufficiale. Quindi un legame solido che, vi ripeto, partirà inizialmente sotto ovviamente l'egida dell'impulso, dell'attrazione fisica, ma che comunque avrà una felice conclusione anche da un punto di vista sentimentale. Ok? Quindi vi ripeto, è una presenza maschile molto forte e totalmente diversa rispetto alle persone che avete conosciuto sino ad ora con questa ruota di fortuna in accezione negativa e con quel 5 di coppe. Quindi vi ripeto, è una presenza protettiva, una presenza forte con intenzioni serie nei vostri confronti.
È una persona leale, una persona costruttiva, anche un po' tradizionalista, ma questo obiettivamente vi farà quasi piacere perché riuscirà a farvi sentire comunque appoggiate, comunque stimate e apprezzate, cioè sentirete di avere effettivamente una persona al vostro fianco che vi vuol bene e che è in grado di supportarvi, proprio perché vi ripeto, anche se anagraficamente non stiamo parlando del Papa, è comunque una persona matura, da ovviamente tenere al proprio fianco. Per quanto riguarda il segno zodiacale, abbiamo già parlato sicuramente del segno dell'Ariete, ma possiamo anche citare gli altri due segni di fuoco, quindi il Leone e il Sagittario. Parlavamo di fuoco anche per quanto riguarda il Cavaliere di Coppe. Quindi, ovviamente, avremo di fronte un individuo appunto molto determinato, un individuo, vi ripeto, molto forte, molto virile, che dà grande importanza ad un approccio fisico importante, ma che non tralascerà anche l'aspetto emotivo. Difatti, qui abbiamo anche diverse carte di coppe, quindi molto probabilmente avrà un tema natale ricco anche di segni d'acqua. Quindi, per esempio, potrebbe essere un uomo di segno zodiacale Leone piuttosto che Ariete e avere l'ascendente in Scorpione e per esempio la Venere in Cancro, ok? Quindi qui abbiamo una forte compresenza tra fuoco e acqua. Quindi nel tema natale di questa persona potrebbero essere presenti molti pianeti nei vari segni di fuoco, quindi Leone, Sagittario, Ariete, oppure segni d'acqua, Pesci, Cancro e Scorpione. Quindi direi una accoppiata vincente che tra l'altro abbiamo visto sin dall'inizio con appunto questa unione nel Cavaliere di Coppe appunto tra fuoco e acqua. D'accordo? Per quanto riguarda le tempistiche, sicuramente è una persona che conoscerete a breve, perché ovviamente le tempistiche dell'imperatore sono piuttosto veloci, massimo un mese e mezzo, ma ovviamente con effetti che possono perdurare ovviamente anche a lungo tempo, perché vi ripeto che è una persona che vorrà costruire qualcosa di importante ovviamente con voi. Abbiamo parlato appunto anche del segno del Sagittario, ovviamente quindi potrebbe essere una persona che potreste conoscere entro il mese appunto di dicembre o comunque entro fine autunno, massimo fine inverno. D'accordo? Quindi è sicuramente una persona che conoscerete a breve e che vi ovviamente lascerà assolutamente soddisfatte rispetto a tutto quello che voi fino ad ora non avete appunto avuto. Per ultimo ho lasciato appunto volutamente il consiglio degli arcani, che è appunto la quinta carta della stesa della croce semplice, proprio perché cerchiamo di capire a questo punto che cosa vi viene consigliato dagli arcani per riuscire a gestire al meglio queste due posizioni che sono nettamente diverse, quindi 5 di coppe e imperatore. Quindi per cercare di trarre il meglio da situazioni anche superficiali che appunto vivrete nell'immediato futuro e poi ovviamente costruire qualcosa di importante con questo imperatore. Allora, e qui abbiamo il mago, ottimo. Allora, vi viene consigliato chiaramente di approfittare di ogni situazione che in qualche modo vi verrà appunto offerta dal destino, senza disegnare nessuna conoscenza, proprio perché appunto il mago ci parla di nuove conoscenze, ci parla di comunicazioni, ci parla comunque di persone che voi andrete a conoscere e tra le quali ci sarà appunto questo imperatore. Quindi vi viene sicuramente consigliato di approfittare di qualsiasi situazione per poter ovviamente accelerare magari anche i tempi e conoscere anche il prima possibile questo imperatore, senza ovviamente farvi più perdere tempo con questi personaggi da 5 di coppe che voi appunto andrete a conoscere. Proprio perché obiettivamente le carte vi invitano a non chiudervi
in voi stesse e soprattutto nel frequentare gli stessi posti o gli stessi luoghi. Quindi cercate di in qualche modo esplorare posti diversi. Cioè, mi spiego, vi faccio degli esempi. Andate a bere con le amiche il sabato sera qualcosa nello stesso bar o nello stesso locale. Cambiate locale. Oppure andate da ormai anni nella stessa palestra. Cercate di cambiare palestra. Andate a correre nella stessa pista ciclopedonale da mesi. Cambiate pista ciclopedonale. Frequentate sempre lo stesso gruppo amicale. Cercate di conoscere altre persone da poter magari inserire all'interno del vostro gruppo amicale. Quindi non chiudetevi alla comunicazione e alla conversazione. Questo non vuol dire accettare tutto ciò che arriva, significa avere la capacità di scremare con intelligenza quello che fa il mago per riuscire ad avere una più ampia gamma di possibilità, tra cui appunto arriverà l'imperatore. Proprio perché, come vi dicevo, qui voi con questo 5 di coppe andrete a conoscere tante persone, però molto superficiali, che non sono in grado di darvi ciò che voi volete realmente. Di conseguenza, cercate di non chiudervi alla comunicazione e alle nuove conoscenze. Quindi cercate di essere fiduciose anche nei confronti delle vostre stesse possibilità, perché una delle caratteristiche del mago è proprio la capacità di credere fortemente in se stesso. Quindi cercate di rendere possibile anche l'impossibile, cioè cercate di avere veramente talmente tanta fiducia in voi stessi da portare poi il percorso karmico a realizzarvele. Quindi cercate di fidarvi delle vostre capacità anche attrattive e cercate di seguire la vostra sensitività, quindi riuscendo a distinguere le persone giuste da quelle sbagliate e soprattutto cercate di non perdere tempo prezioso, perché il mago agisce con determinazione seguendo i propri obiettivi, il proprio obiettivo in questo caso. Quindi cercate di non perdere tempo con persone che vi rendete conto essere troppo diverse da voi. Vivete, come vi dicevo all'inizio, con questo 5 di coppe in maniera serena e spensierata, anche alcune conoscenze piuttosto leggere, ma mi raccomando, cercate di agire con intelligenza. Quindi non fatevi trascinare nel vortice di rapporti instabili, magari anche con persone fortemente egoiste, per esempio impegnate, che cercano in voi soltanto dei momenti. Cercate di darvi anche ad altro. Ed è proprio tra questo altro che ci sarà obiettivamente la persona giusta. Quindi il vero e proprio colpo di fulmine, che tra l'altro ci viene ribadito appunto anche dalla carta del mago. Di conseguenza cercate veramente, ragazzi, di agire con destrezza, di scegliere luoghi e tempi propizi. Cercate, vi ripeto, di non chiudervi alle conoscenze, non chiudervi a posti nuovi. Cercate anche, per esempio, di viaggiare, comunque di dedicarvi anche a quelle che possono essere delle attività che per esempio avete rimandato sino ad ora. Dedicatevi alle vostre passioni. Cercate di agire. Il mago è il principio primo, è il primo arcano, non solo tra gli arcani maggiori, ma anche tra tutti i 78 arcani. Quindi è la prima parte del cammino del bagatto, appunto. Quindi cercate di dare voi inizio a quella che è la vostra vita, perché il bagatto ci rimanda ad un consiglio preziosissimo e ci ricorda che tutto è nelle vostre mani, perché tutto ciò che poi è il percorso del bagatto è dato dalla sua esperienza e dalla sua capacità di vivere le situazioni che il karma gli pone dinanzi, nel bene e ovviamente anche nel male. Quindi mi raccomando, cercate di procedere con determinazione, forza, coraggio, con audacia. Seguite il vostro intuito e non perdete tempo in situazioni assolutamente non propizie. Ma vi ripeto, il bagatto ci parla proprio di comunicazione. Quindi sicuramente riceverete per esempio messaggi, comunque nuove conoscenze. Cercate di capire immediatamente chi avete dall'altra parte, di capire se è una persona che può far per voi. Al primo segnale eliminate, cancellate questo contatto per ovviamente
dedicarvi a qualcosa che invece sia più consono al vostro cuore e anche al vostro corpo. Cercate di vivere la vita con grinta, con determinazione e con una buona dose di ottimismo, proprio perché il bagatto ha fiducia in se stesso e nelle sue possibilità. Tra l'altro, come potete ben vedere, abbiamo il simbolo di Mercurio. Mercurio ci parla di comunicazioni, ci parla di lettere, di telefonate, di chat, comunicazione verbale, quindi nuove conoscenze, curiosità, anche contatti, per esempio con l'estero. Potreste conoscere appunto persone che possono appartenere a una cultura diversa dalla nostra, possono comunque insegnarvi molto. Quindi date voi inizio alla vostra trasformazione. Quindi indirizzate le vostre potenzialità verso il vostro obiettivo, evitando pregiudizi, esitazioni, indecisioni. Siete una persona valida e come tale in grado, proprio come fa il bagatto, di trasformare i suoi pensieri, le sue emozioni, i suoi desideri, i suoi sogni in concretezza. Quindi mi raccomando, cercate di, come appunto ci suggerisce Mercurio, agevolare le comunicazioni tra voi e l'ambiente che vi circonda. Mercurio ci parla di intelligenza, di informazioni che vengono percepite e comprese, che vi fanno comprendere bene chi avete davanti, proprio vi ripeto per scartare le persone che vi farebbero solo perdere tempo. Mercurio ci parla, vi ripeto, anche di viaggi, di spostamenti, l'arrivo anche di notizie, anche da parte di persone del passato, ve lo dicevo con questo Cavaliere di Coppe. Ascoltate cosa potrebbe avere questa persona da dirvi. Nel momento in cui non vi soddisfa o a livello, vi ripeto, di intuito, c'è qualcosa che non vi piace, non siete obbligate ad accettare nulla e nessuno. Allontanate queste persone. Mi raccomando. Ma vi ripeto, anche Mercurio può parlare di ritorni dal passato, proprio come appunto vi dicevo con il Cavaliere di Coppe, quindi colloqui, richiesta di perdono da parte appunto di persone del passato. Ascoltate cosa hanno da dire? Sì, ma poi l'ultima parola deve spettare sempre solo a voi, perché siete voi che dovete decidere del vostro destino e della vostra vita, perché la vita è solo vostra, non è delle altre persone. Dovete decidere voi della vostra felicità. Quindi, come dico sempre ragazze, tutelate la vostra vita e la vostra felicità. Non siete obbligate ad accettare niente e nessuno. Quindi cercate di discernere con l'intelligenza e la scaltrezza dello Scorpione e del Mago. Di conseguenza, vi ripeto, qui sicuramente non vi mancherà, diciamo, del materiale, assolutamente no. Qui ci sarà molto su cui lavorare. Vivrete anche momenti piuttosto divertenti, appaganti, ma finalmente arriverà la persona giusta. Vi ripeto, tra l'altro, neanche tra tanto tempo. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna, buon incontro.